Ciao a tutti, benvenuti e bentornati. Oggi andremo a realizzare questa borsa. È una borsa multiuso perché si può formare in due modi. Iniziamo. Ecco, questi sono i materiali per realizzare la borsa che avete visto nell'anteprima. Abbiamo bisogno di un kit di sopra la fascia che comprende i manici e la tracolla con il moschettone apribili, vedete? Abbiamo la chiusura con la calamita all'interno e potete scegliere tra manico in bambù o i manici in pelle. È uguale come modello, soltanto che qui la fascia è più larga e la fascia qui è più piccola di centimetri. Quindi quando volete comprare i chili dovete chiedere o con i manici in pelle o con i manici in bambù, o con la fascia più larga o con la fascia più piccola. Hanno tutte e due la tracolla e la chiusura a calamita, vedete? Per ora dobbiamo andare a lavorare con questa qua, con il manico in bambù. Io toglierò il manico per poter avere la possibilità di lavorare meglio la fascia. Sganciamo anche la tracolla e lo metteremo alla fine. Ok, togliamo questo qui. Abbiamo anche bisogno di cordino. Questo si chiama Granny 2.0 perché è più sottile, è sempre poliester, made in Italy, 350 grammi, uncinetto numero 3, lago da lana, un marcapunto. Ora passiamo al tutorial. Ricordate che tutti i materiali sono da accessorielli.it, potete scegliere i kit come volete anche nei vari colori per poter realizzare la vostra borsa. Ora vado a togliere i manici in bambù per poter lavorare meglio la fascia, quindi svito e tolgo così e la rimetto per non perdere i viti. Togliamo i viti dall'altro manico. Con l'uncinetto numero 3 prendiamo il filo e andiamo a iniziare qui. Inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. Ora lavoriamo 2 maglie basse in ogni buco. Continuiamo a lavorare 2 maglie basse in ogni buco, vedete? Quindi continuiamo così fino alla fine. Arrivando alla fine del giro entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa e andiamo a chiudere con una maglia bassissima, una catenella, andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto. Qui al fianco lavoriamo 2, continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino alla fine. Però ricordate che a questo fianco qui dobbiamo lavorare 2. Ho terminato di lavorare il primo giro di maglia bassa. Arrivando qui chiudiamo
con una maglia bassissima, una catenella. Ora dobbiamo andare a lavorare così, ogni 3 maglie basse aumentiamo una, quindi lavoriamo una maglia bassa qui, una maglia bassa qui e una maglia bassa qui. Nel successivo lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto. Qui lavoriamo una maglia bassa, una maglia bassa e una maglia bassa. Nel successivo lavoriamo 2 maglie basse, quindi la sequenza è questo: lavoriamo 1 2 3, una maglia bassa in ogni punto, in queste 3 maglie basse. Nel successivo lavoriamo 2, 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2. Ok, così dobbiamo lavorare i punti. Ho terminato di lavorare il secondo giro. Arrivando qui chiudiamo con una maglia bassissima. Ora iniziamo il punto che ho scelto per questa borsa. Ora facciamo 4 catenelle, carichiamo 2 volte, rientriamo qui e lavoriamo una maglia altissima, lasciando così le asole. Carichiamo, entriamo qui e abbiamo 3 punti qui e 3 asole. Chiudiamo con una catenella, andiamo a fare 4 catenelle, carichiamo 2 volte, entriamo qui dove abbiamo fatto la catenella, guardate qui, e lavoriamo una maglia altissima, carichiamo 2 volte, una maglia altissima e così abbiamo le 3 asole. Ora carichiamo 2 senza chiudere, rientriamo qui dove abbiamo lavorato le prime 3 gruppe, facciamo una maglia altissima, carichiamo 2, entriamo qui, una maglia altissima, carichiamo, entriamo qui, una maglia altissima e non chiudiamo, abbiamo 6 asole. Carichiamo 2, saltiamo 1 2 3, in questo punto lavoriamo una maglia altissima, di nuovo nello stesso punto, una maglia altissima, di nuovo nello stesso punto, una maglia altissima. Ora abbiamo 9 asole, andiamo a chiudere tutte e 9 assieme, una catenella, e questo è il primo gruppo del punto. Ora 4 catenelle, carichiamo, entriamo qui, una maglia altissima, carichiamo, entriamo qui, una maglia altissima, carichiamo 2, entriamo in questo punto, una maglia altissima, carichiamo 2, una maglia altissima, carichiamo 2, una maglia altissima, abbiamo 6 asole, carichiamo 2, saltiamo 1 2 3, in questo una maglia altissima, nello stesso punto, una maglia altissima, nello stesso punto, una maglia altissima e chiudiamo tutte e 9 asole assieme. Quindi questa è la sequenza che andremo a ripetere fino ad arrivare alla fine del giro. Dovete ricordare che sono a 3 maglie altissime, vedete, sia quelle che iniziamo con le 4 catenelle, poi lavoriamo le 2 maglie altissime e poi lavoriamo le 3 maglie altissime, saltiamo 3 punti e andiamo a lavorare le 3 maglie altissime per chiudere questo gruppo. Quindi dobbiamo ripetere questo fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il primo giro. Nell'ultimo punto
ho queste 6 assole sotto le ultime 4 maglie e vado a chiudere qui, vedete dove abbiamo iniziato, dove c'è questo buco, inserisco e chiudiamo le 6 assole in questo modo, rientro nel buco e faccio una maglia bassissima. Ora vado a fare 4 catenelle, carico 2, entro qui e lavoro una maglia altissima, entro qui e lavoro una maglia altissima. Ora dobbiamo chiudere una catenella, 4 catenelle, carichiamo 2, entriamo qui in questo e lavoriamo una maglia altissima, una maglia altissima. Dobbiamo ripetere il modello che abbiamo fatto prima, carichiamo 2, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima, una maglia altissima e una maglia altissima, carichiamo 2, entriamo in questo buco qui, quindi non dovrete sbagliare, dovete lavorare in questi buchi qua. Lavoriamo una maglia altissima, una maglia altissima, una maglia altissima nello stesso punto, quindi abbiamo 9 assole. Ora andiamo a chiudere assieme una catenella, vedete, si vede il secondo giro, 1 2 3 4, carichiamo il filo 2 volte, entriamo qui, una maglia altissima, carichiamo il filo, una maglia altissima, carichiamo il filo, entriamo in questo buco qui e lavoriamo una maglia altissima 3 volte, carichiamo 2, entriamo in questo buco qui e lavoriamo una maglia altissima 3 volte, ora andiamo a chiudere assieme una catenella, 1 2 3 4 catenelle, carichiamo i 2, una maglia altissima, una maglia altissima, carichiamo 2, entriamo sempre in questo buco qui, una maglia altissima 3 volte, entriamo in questo buco qui, saltiamo questo gruppo qui, entriamo in questo buco qui e lavoriamo una maglia altissima 3 volte. Dovete avere sempre 9 assole prima di chiudere tutta assieme, vedete, 9 assole e chiudiamo assieme una catenella e si ricomincia, vedete. Questo è il motivo del punto che andremo a fare, quindi continuate così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il secondo giro. Quando terminate dovete avere sempre 6 assole, che sarebbe 2 gruppi di 3, e andiamo a chiudere qui dove abbiamo questo buco qui. Prendiamo, inseriamo qui l'uncinetto, prendiamo il filo e andiamo a chiudere tutto così, rientriamo qui e facciamo una maglia bassissima, 4 catenelle, carichiamo il filo, rientriamo qui e lavoriamo una maglia altissima, carichiamo 2, entriamo qui, una maglia altissima e andiamo a chiudere tutte assieme, 1 2 3 4, e dobbiamo ripetere la sequenza che abbiamo fatto. Carichiamo 2, entriamo in questo assolo qui e lavoriamo una maglia altissima,
carichiamo 2, lavoriamo una maglia altissima, carichiamo 2, entriamo qui e lavoriamo maglia altissima 3 volte, carichiamo 2, entriamo in questo blocco qui e lavoriamo maglia altissima 3 volte, e chiudiamo assieme una catenella, 4 catenelle, carichiamo 2, una maglia altissima, una maglia altissima, carichiamo 2, entriamo qui, una maglia altissima 3 volte, carichiamo 2, entriamo qui nel successivo, una maglia altissima 3 volte, e chiudiamo assieme una catenella. Quindi dobbiamo andare a ripetere questa sequenza. Quando arriviamo alla fine chiudiamo sempre in questo punto qui e ricominciamo con delle 4 catenelle ripetendo la sequenza. Dobbiamo fare così fino ad avere 28 centimetri di altezza. Potete anche fare l'altezza che volete, 28, 25, ok? Ecco, ho terminato di lavorare alcuni giri. Ora misuriamo, abbiamo da qui fino a qui 28 centimetri come vi avevo detto all'inizio. Ora chiudiamo il giro così e chiudiamo sempre con 6 assole, entriamo qui e andiamo a chiudere, rientriamo qui e facciamo una maglia bassissima, facciamo una catenella. Ora tagliamo un po' di filo perché lo utilizzeremo per cucire la borsa. Prima facciamo uscire il filo così, prendiamo l'ago da lana e andiamo a infilare l'ago. Ora per cucire potete aiutarvi con i marcapunto, mettiamo i marcapunto per non sbagliare. Ora andiamo a cucire il fondo della nostra borsa, vedete? Dobbiamo passare in questo modo, troviamo qui in questo modo, prendendo le assole così.
Quindi continuate a cucire in questo modo fino ad arrivare alla fine qui e continuate a cucire da questo lato. Guardate, ho terminato di cucire il fondo della borsa. Ora la giriamo dall'interno per fissare il filo. Tagno e sigillo con l'accendino. Ora la nostra borsa è pronta. Vorrei farvi vedere come si può utilizzare questa borsa così semplice. Potete mettere le frange qui. Io volevo mettere le frange ma ora ho cambiato l'idea perché mi piace il modello classico. O fate questo gioco, girate così, prendete gli anelli apribili, prima andate a fissarla qui, in questo punto qui, in questo punto qui così. Quindi potete toglierle, potete mettere e fissate qui così. Ora per avere il fondo come vogliamo apriamo così e andiamo a fissare questo anello qui così. Andiamo a fissarlo qui. La stessa cosa faremo da questo lato. Dobbiamo andare nella riga qui, in questo punto qui. Ora guardate come viene il fondo, così, il laterale viene così e qui viene così. Non è obbligatorio, potete anche non metterla o ogni tanto lo fate così, ogni tanto togliete gli anelli e la borsa resterà piatta. Ora vado a inserire i manici e poi potete foderarla o lasciarla così perché è una borsa estiva. Per foderarla potete anche mettere o l'aiuta o il feltro o anche la fodera per foderarla. Ora abbiamo i nostri due manici, dobbiamo andare a smontare qui inserire così i manici ok. La stessa cosa faremo qui e la cosa faremo di dietro. Ecco, la nostra borsa è pronta. Potete decorarla come volete, con un logo, con una pin o con qualche altra cosa. Potete portare la borsa agganciando qui la tracolla che
che è nel kit per portarla alla spalla. Grazie per aver guardato i video, ciao.